Ciao a tutti amici Runners e bentornati di nuovo sul mio canale. Oggi, dopo un po' di tempo tra impegni di lavoro e allenamenti, mi sono ritagliato un piccolo spaziettino per potervi parlare delle ASICS Gel Nimbus 25, una scarpa neutra ed ammortizzata, ma soprattutto una scarpa rivoluzionata da ASICS. Sì, avete sentito bene, rivoluzionata, perché dopo 24 modelli ASICS ha deciso di stravolgere questa scarpa. Per questo vi invito a guardare questo video per scoprirlo. Come sempre facciamo prima una piccola presentazione della scarpa e poi parliamo delle sue caratteristiche. Chi ha avuto modo di provare le precedenti versioni delle Gel Nimbus a vista d'occhio capirà subito che si tratta di una scarpa totalmente diversa, perché intanto non si vede la parte gel esterna, ma è stata inserita all'interno dell'intersuola e poi vi farò vedere, e soprattutto anche tutto il disegno dell'intersuola è stato riprogettato. Iniziamo a parlare della tomaia, che è realizzata in maglia molto morbida ed elastica ed è altamente traspirante. Infatti, come potete vedere sia sulla punta che nella parte esterna, nella parte anche interna del piede, troviamo tantissimi fori per garantire un'ottima traspirabilità. Inoltre nella parte posteriore del piede, come vedremo poi dopo nel dettaglio, vi è un'imbottitura, mentre nella parte anteriore no, è soltanto la maglia. Nella parte, diciamo, il primo elemento che viene a contraddistinguersi di questa scarpa sono i fori dei lacci, che vengono a mancare nella parte della tomaia, sono soltanto nella parte alta della scarpa, però sono stati inseriti questi occhielli che sono fatti in un piccolo cordoncino duro, non è elastico, però molto resistente. Però a mio parere non riescono a garantire un'ottima allacciatura, perché tendono sempre ad allargarsi, cioè quando tu tiri allacci la scarpa, quindi tiri i lacci, tendono sempre a tornare indietro. Non è come sempre le nuove Plastic Mile, tirare le scarpe e gli occhielli e anche la tipologia di laccio, diciamo, andava a bloccare la stretta della scarpa. La linguetta, anche questa qua, è sempre molto sottile, non so se si riesce a vedere, quindi la linguetta è molto sottile, è una maglia elastica anch'essa traforata, come già visto nella nuova Blast 3, ed è cucita all'interno della tomaia. Rimane molto stabile durante la corsa e garantisce un'ottima aderenza del piede. Per quanto riguarda invece la conchiglia, nella parte posteriore nella parte bassa, diciamo, è dura, perché si sente già al tatto, è inserito un profilo per dare maggior stabilità alla parte del tallone. Poi nella parte superiore è molto più morbida, e all'interno troviamo un'imbottitura che parte da questa altezza qui, diciamo la parte conchiglia, gira per tutta il tallone e va a proteggere, diciamo, la parte alta del tendine. All'interno ha sempre una piccola incavatura dove va a posizionarsi il tallone. Sempre nella parte alta della conchiglia troviamo questo bordino, che è una maglia, che va a finire con questo occhiello che, come vi faccio vedere nelle immagini, aiuta, tirando la linguetta e questo laccettino, aiuta a indossare la scarpa. È molto comoda, come vi faccio vedere nelle immagini, per indossare la scarpa. Parliamo adesso dell'intersuola, dove è stata maggiormente rivoluzionata questa scarpa. Mentre prima il gel era posizionato nella parte esterna, se andate a vedere delle vecchie immagini, nella parte esterna posteriore,
Adesso il sistema che utilizza sempre un pull gel è stato inserito all'interno dell'intersuola, ovvero posizionato proprio sotto il tallone, in questa parte qua però all'interno, e vi faccio vedere questa immagine. Questo garantisce ancora una maggior morbidezza e un maggior assorbimento degli urti sulla superficie, andando a ridurre l'impatto sulle articolazioni. Il materiale che viene utilizzato è sempre un FF Blast Plus Eco perché ecologico. Questo offre un soffice appoggio e aumenta ancora maggiormente l'ammortizzazione e il comfort durante le corse. Un altro elemento modificato è stato il drop di questa scarpa, passa da 10 a 8 mm. L'introduzione di materiali più ammortizzati ha permesso di abbassare il drop e di dare anche una maggiore reattività a questa scarpa. Anche l'utilizzo di questi materiali ha fatto sì che il peso, vi faccio vedere anche nelle immagini, siamo sui 297 grammi, quindi in confronto alla vecchia versione che era 309-310 grammi, quindi diciamo che un 15 grammi diciamo, è stata alleggerita di un qualcosina. L'intersuola è stata progettata anche per garantire un'ottima fluidità nella fase di transizione del piede durante la corsa, ottima perché ha un piede di media larghezza, mentre non la consiglio a chi ha una pianta molto larga, perché nella parte centrale all'interno è un po' stretta, quindi chi ha una pianta soprattutto nella parte centrale un po' larghetta avete difficoltà. Parliamo adesso della suola, anche questa è modificata rispetto alla versione 24, dove avevamo la suola presentava tantissimi intagli. Qui abbiamo una suola molto più lineare con questi tre elementi che vanno a rinforzare la parte della punta del tallone, parte di maggiore appoggio, e sono intagliate all'interno dell'intersuola. Una suola molto stabile che garantisce un ottimo grip in qualsiasi condizione, sia di asciutto che di bagnato. Una nota positiva che mi è piaciuta di questa suola è che non sono stati lasciati spazi vuoti dove a volte in alcuni modelli precedenti andavano a incastrarsi delle pietruzze durante il percorso e magari uno si doveva fermare per toglierle. Bene, adesso vi do alcune considerazioni personali su questa scarpa. Io ho avuto la possibilità di poter provare la versione 23 di questa scarpa e poter fare un paragone con questa. C'è la 24 nel mezzo, ma poco cambia. Le modifiche apportate sulla Gel Nimbus 25 sono ottime e funzionano, a differenza del modello precedente in cui non mi trovavo bene con il comfort sulla lunga distanza, soprattutto quando la scarpa aveva già molti chilometri, parliamo di 300-400 km, perché a mio parere diventava troppo rigida, quindi perdeva quella reattività che una scarpa invece dovrebbe mantenere per un lungo chilometraggio. Già da quando si indossa la scarpa si può apprezzare molto la morbidezza dell'intersuola. La prima impressione che ho avuto io proprio indossare la prima immagine è come se la scarpa volesse coccolare il piede. Certo, la prima volta che si indossa sembra una scarpa molto, molto enorme, effettivamente questo lo è. Però vi posso dire che durante la corsa, io l'ho provato soprattutto su distanze lunghe, ho potuto apprezzare il comfort, si riesce ad andare molto bene di suola e anche appoggiando di tallone si riesce a apprezzare molto anche la spinta che dà in avanti. Non si possono pretendere ritmi elevati, infatti non è una scarpa per ripetute o per velocità, anche perché sulle lunghe distanze si sente il peso e la gamba tende a stancarsi. Già io, avendo corso 20-24 km, già a fine diciamo sentivo molto abituato con scarpe un po' più leggere e sul finale sentivo molto un po' di fatica. Se volete questo, ovviamente orientate su altri modelli. Questa è una scarpa che va goduta durante una corsa di relax. Bene amici runner, siamo arrivati alla conclusione di questa scarpa, vediamo a chi è rivolta. Consiglio questa scarpa al runner amatore principiante con un peso di 75 kg in su, perché gli consente di correre senza traumatizzare le articolazioni ed avere un buon comfort durante la corsa. Sempre per il runner principiante invece la può utilizzare, se non utilizza un secondo paio di scarpe, la può utilizzare anche per fare delle ripetute, in quanto non avendo ancora dei ritmi molto elevati
può sfruttare la reattività della scarpa. Questa potrebbe essere anche la soluzione anche per un runner intermedio o avanzato, perché magari dopo una gara, dopo un allenamento abbastanza duro o soprattutto durante i lunghi dove non si devono mantenere dei ritmi, questa scarpa è ottima per rilassare, coccolare i muscoli e i tendini affaticati che necessitano di minor sollecitazione e quindi una scarpa da recupero. Bene, amici runners, questo video è terminato. Se vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale e ovviamente attivate la campanellina, così quando pubblico nuovi video sarete subito avvisate. Vi auguro buone corse, ciao, alla prossima recensione!